Buonasera a tutti a questa terza puntata degli Space Talks, questa puntata in italiano, e su questo permettetemi di dare una piccola spiegazione che magari qualcuno ci segue aspettandosi puntate in inglese. Welcome to everybody this afternoon. As announced, this episode will be in Italian because, as you know, Space Talks is a European project, and so what we decided is that each episode is streamed in the language which is more comfortable for the participants in the talks. And so tonight it will be Italian, but in a few days we will have the registration of this talk with English subtitles. So you're invited to come back and look at it. Ovviamente questa cosa che ho appena detto vale anche viceversa. Le puntate cerchiamo sempre di dotarle di sottotitoli, poi le registrazioni, quindi tra qualche giorno potrete vedere questa puntata in italiano con sottotitoli in inglese, ma sono già disponibili le prime 2 puntate della nostra serie che potete vedere con sottotitoli italiani. Ok, poi un'altra cosa che devo spiegare prima che partiamo, poi vi presento gli ospiti, è nella chat di YouTube potete fare domande dal pubblico che cercheremo di integrare direttamente poi nel nostro dibattito e di porle ai nostri ospiti. Ospiti che anche su questo una piccola spiegazione, forse qualcuno si aspettava di trovare con noi Maria Laura Del Tento, che purtroppo all'ultimo non è riuscita a collegarsi con noi. Però abbiamo trovato una persona che tutto è fuorché un ripiego, è Luca Catalano, che ha accettato questo invito proprio dell'ultimo minuto. Luca è un paesaggista, architetto paesaggista italiano, e con un background in agronomia anche, quindi saprà sicuramente dire la sua su questo tema e siamo curiosi poi di sentire. E con lui si confronterà Yorgos Kontutakis, scusa se storpio un po' il tuo nome, che è un agricoltore sull'isola di Creta, e quindi lui proprio ci fornirà informazioni di prima mano. Allora, come sapete, queste riflessioni che facciamo negli Space Talks, lo spunto lo prendono da quello che abbiamo vissuto in questi mesi, in queste settimane con il lockdown del coronavirus, è da lì che ci è venuto un po' lo spunto. Ed una delle osservazioni riguardanti alla produzione di cibo è che nelle primissime settimane la cosa che è stata chiarita praticamente subito è che avevamo la possibilità di recarci nei supermercati, nella grande distribuzione ad acquistare cibo, mentre ci era reso molto più difficile procurarci il cibo direttamente dai produttori. Questo in qualche modo ha evidenziato forse una fragilità. Ovviamente io parlo dalla prospettiva di chi vive in città, è evidente che chi è coltivatore diretto questa cosa, questo poi Yorgos ce ne parlerà, ma sicuramente l'ha vissuto con occhi diversi. Però nelle città questa cosa è molto marcata. Tra l'altro non è certo una cosa nuova, forse è proprio la base, la ragion d'essere delle città, questa scelta degli uomini di radunarsi tutti insieme in un posto in cui poi man mano che aumentava la capacità di gestire informazioni si poteva anche delegare questa produzione di cibo a zone diverse. Poi, non so, più tardi poi i greci sono diventati bravissimi a capire che anche un luogo che ha in qualche modo esaurito le sue risorse
può continuare a vivere grazie alle colonie. Allora magari il piccolo villaggio di montagna si dota di colonie vicino alla costa dove il clima è più favorevole e continua ad andare avanti. Questa cosa oggi in qualche modo la viviamo a scala globale. Ci arriva la frutta tropicale tutti i giorni senza problemi e ci sembra una cosa tanto normale. Il lockdown questa cosa l'ha un po', quantomeno ci ha posto un punto interrogativo, no? Allora, io però prima di scendere troppo su queste cose vorrei proprio fare qualche domanda personale. Vorrei chiedere a Luca, tu il tuo cibo in queste settimane dove l'hai procurato? Ce ne vuoi parlare un po'? E poi anche se questo lockdown, cosa ha cambiato nel tuo modo di lavorare o di affrontare questi aspetti? Allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito, sono molto lieto di essere con voi. Domanda difficile. Allora, la prima no, perché chiaramente è una contingenza rispetto a questi 3 mesi di vissuto, che mi hanno in realtà visto in maniera molto passiva subire, diciamo, più che subire comunque, diciamo, il diritto al cibo, che appunto è un diritto vero e proprio, cioè, dovrebbe essere un diritto comune a tutte le persone. È chiaro che in un momento così critico diventa anche un privilegio. Abbiamo visto che il primo momento è stato quello di uno shock fortissimo, per cui c'è stata una sorta di assediamento rispetto ai supermercati. Chiaramente le persone non sapevano a quello che andavano incontro e quindi evidentemente questo è successo, diciamo, in maniera un po' diffusa in tutto il mondo, secondo me. Anche in Italia non siamo stati esenti ad avere la capacità che poi appunto una società organizzata in realtà dovrebbe garantire il cibo per tutti. Però evidentemente nella mia condizione, o comunque nella condizione penso comune a molti, il diritto al cibo è stato, immagino, molto passivo, cioè che uno si riforniva in un primo momento in maniera obbligata alle zone, diciamo, di accesso diretto, quindi quelle più vicine, e senza la possibilità di scegliere e quindi magari di allontanarsi, di fare la spesa in un altro comune, a un mercato locale, eccetera, eccetera. Quindi io credo che questa cosa l'abbiamo molto subita, perlomeno io sicuramente. E poi ovviamente questa cosa si è portata con sé un po' una sorta di specchio riflesso di altre condizioni. Certamente quella lavorativa ha subito un po' lo stesso shock, anche forse dell'incapacità che ci ha visto nella riorganizzazione completa no, dei rapporti, per cui io personalmente ho uno studio fatto di una decina di persone che chiaramente da un momento all'altro si sono disgregate e si sono dovute riassemblare in una condizione completamente diversa, che è quella appunto della lontananza, della gestione del lavoro da remoto, dei server, che ovviamente tutto si fa, e forse questo shock è stato anche l'occasione per testare questa prova importante, che io dico bisogna essere anche in un certo senso positivi, guardare quel di buono che porta una cosa così enorme, così enormitale. Bene, grazie. Yorgos, tu immagino hai continuato a produrre nei campi. La tua distribuzione come avviene? Tu a chi vendi direttamente i tuoi prodotti? E c'è stato un cambio di questa filiera con la pandemia? Allora, buonasera anche da parte mia a tutti. Vi sto chiamando dalla Grecia, in particolare dall'isola di Creta. Allora, i cambiamenti così violenti sui spostamenti sono stati anche qua in Grecia molto severi e ha influenzato sicuramente i primi giorni, finché la gente e tutta la catena di distribuzione poteva capire le alternative, come si poteva muoversi meglio e mandare i suoi prodotti più veloce, in una maniera più veloce al mercato. Io distribuisco i miei prodotti direttamente ai grossisti, principalmente, i quali poi forniscono piccole
piccoli alimentari o supermercati, no? Però sì che c'è gente che compra direttamente da me, famiglie che comprano direttamente da me. Dal momento che queste famiglie non si potevano spostarsi, no? Non potevano giustificare questo spostamento per venire da me, o io non potevo giustificare lo spostamento mio verso di loro per portargli verdure o frutta, no? Allora questo tipo di canale si è fermato. Però la cosa credo più importante è che questo era principalmente una decisione politica, cioè chi ha preso le decisioni su come dovevamo muoversi, no? Cioè i politici in collaborazione con i medici in realtà, no? Non hanno preso in considerazione, no? Il fatto dei diversi canali di distribuzione del cibo. Hanno detto sì, il cibo non mancherà a nessuno, tutti lo possono trovare al supermercato o alle piccole negozi di alimentazione, gli alimentari, o anche in Grecia, non so, ora voglio che voi mi dite cosa è successo, i mercati all'aperto sono rimasti aperti, però non tutti i giorni, solamente 3 giorni la settimana. I produttori hanno dovuto distanziarsi abbastanza, no? Allora, se ad un mercato libero c'erano 100 produttori, andavano solamente in alternanza 50, no? Capito. Però sì che la gente poteva avere il contatto, però tutto era una questione politica. Qualcuno ha deciso che solamente così uno può procurarsi del suo cibo. E tornerò in questa cosa più tardi, perché prendono decisioni, dobbiamo essere molto attivi su come cittadini dobbiamo avere la possibilità di prendere decisioni per quello che riguarda il cibo e qualcuno di sentirci, no? In questa situazione hanno deciso, non hanno chiesto a nessuno e basta. Ok, ma guarda, questo alla fine io lo ritrovo in un problema che si vede anche alla grande scala, nel senso che noi in qualche modo, quello che dicevamo già prima, no? Ormai i cittadini urbani sono già di più e in qualche modo abbiamo già accettato questa delega di perdere il controllo su una parte di quello che succede con il nostro cibo. E quello che succede poi, la risposta in qualche modo è una risposta di intensificazione. Non so se sei d'accordo su questa lettura, una risposta di concentrazione, intensificazione delle terre, intensificazione, tutto grande, concentrato. E la cosa che personalmente trovo buffa da questo punto di vista è che questo succede in un momento in cui l'umanità è diventata grandiosa nel gestire le informazioni, quindi in teoria dovrebbe essere possibile, non so, tutelare la biodiversità e avere 1000 specie di piselli differenti, invece ne abbiamo 2 alla fine nei nostri mercati, al massimo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo, Yorgos. Sì, vorrei aggiungere, guarda, il cibo è una cosa, la produzione del cibo, cioè che diciamo di coltivare la terra o allevare degli animali, no? È una cosa che non va con la città. È chiaro. E non è giusto che vanno insieme. La gente si concentra in città per una serie di ragioni, no? La campagna è quella che si deve occupare della produzione.
Quello che abbiamo bisogno è che prima di tutto chi consuma questo cibo, prima di tutto di essere un consumatore un po' cercato, cioè nel senso di sapere cosa sta comprando, cosa sta mangiando, cosa sta chiedendo. Il fatto di sentirsi chiuso in casa e essersi preoccupati che magari il cibo, non abbiamo un controllo sul nostro cibo, magari succeda qualcosa di più brutto e moriamo di fame magari, no? Qua chiusi come i topi in una città. Credo che sono preoccupazioni di un'altra epoca, però sì che ci fanno pensare che chi vive in città è lontano da questo processo, però non può avvicinarsi a questo processo producendo lo stesso. Ok. Su questo ci torniamo dopo, però vorrei chiedere un attimo a Luca che pensieri ha lui su questa, cioè se la vedi anche tu questa distorsione e i canali di Venezia che si sono in qualche modo resi limpidi dopo un mezzo riandata via la connessione, temo. delle grandi città o Stefano? Mi sentite? Sei andato via per un attimo, però prosegui pure, più o meno. Scusate, no, quindi era solo per dire che in realtà siamo sempre autoreferenziali, dico, cioè tutto, lo misuriamo tutto in relazione, come dire, alla nostra esistenza, quando invece forse la capacità di poter allargare il punto di vista, anche quello appunto del mondo della flora, piuttosto che quello degli altri animali e degli altri esseri, ci lascia un po' così, un po' indifferenti. Ok. Yorgos, Luca l'ha già dato per scontato, ha detto che l'agricoltore non si preoccupa di quello che vede l'occhio e di questa cosa, ma io te lo voglio chiedere lo stesso. Per te il valore del paesaggio nel tuo lavoro è importante? È una cosa su cui rifletti o è vero che conta solo la produttività agricola come prima e unico fattore? Guarda, sì, la campagna è un ambiente forzato, cioè c'è la forza dell'uomo che cambia tutto. Ci sono tanti cambiamenti che vanno nel corso degli anni, i quali qualcuno li nota, qualcuno non li nota. La cosa sempre più importante è produrre rispettando ovviamente, no, le risorse e l'ambiente che hai intorno. Però questo non vuol dire che tu crei qualcosa di bello. Ovviamente la gente della città ha un altro occhio su questa cosa, perché per lui la campagna non è solamente il punto di produzione, sono anche altre cose, è la sua uscita fuori dalla città, è la campagna, è il contatto con la naturalezza, no? E ha bisogno anche di altre cose. Ci sono zone le quali hanno una certa storia, cioè io non scorderò mai per esempio un discorso che si faceva anni fa in facoltà sulla manutenzione del paesaggio delle Cinque Terre. Cioè non puoi andare alle Cinque Terre e fare tutto quello che vuoi come produttore, però qualcuno doveva insegnarlo questo ai produttori, mostrargli cosa vuol dire mantenere questo paesaggio. Ovviamente nella mia zona, per esempio, abbiamo degli olivi di più di 1000 anni. C'è chi li rispetta, c'è chi non li rispetta. C'è chi dice ma non sono più tanto produttivi, allora li abbattiamo, no?
e mettiamo la varietà frantoio, che è un nuovo albero che viene dall'Italia, che è molto produttivo, ne faremo tonnellate di olio e non gli interessa niente della storia di un albero di 1000 anni, no? È la storia dietro, delle generazioni che hanno vissuto e sono stati sotto di un albero di questo tipo. Ovviamente, Stefan, abbiamo anche cambiamenti brutali, come per esempio il fatto della xylella al sud, no? Che all'improvviso tutto il paesaggio cambia perché per una malattia gli alberi vengono abbattuti. Bisogna sempre avere un equilibrio, però questo equilibrio si porta con il buon contatto e il sano contatto della gente del paese e del produttore, no? Con della gente della città. Senti, scusa se Questo equilibrio è che porterà un buon paesaggio, ma anche una terra produttiva. Senti, ma secondo te, prima parlavi delle azioni di governo, che dici che è la politica, l'azione della politica, secondo te ci sono possibilità che questa cosa può ricevere un indirizzo? Io so che in alcuni paesi, anche se gli esempi che mi vengono in mente sono forse un po' folcloristici, però so che la Svizzera eroga dei fondi per quel contadino che rifà il pagliaio come si faceva 100 anni fa su fronte strada, in modo che poi tutti possano passare in quella strada e vedere quel bel pagliaio, e gli danno 20 franchi svizzeri al mese per questa cosa. Questo chiaramente è un esempio un po' superficiale e sciocco, però in generale questo è qualcosa che può essere incentivata politicamente, o tu lo releghi, come dire, tu pensi che è tutta consapevolezza degli attori diretti, degli agricoltori e delle altre persone coinvolte in questo scenario? Credo che uno dei grandi problemi degli ultimi anni in tutto il mondo, specialmente però in Europa e nel mondo sviluppato, è che il contadino e l'agricoltore che vive in campagna e sta lì ha un occhio che guarda la città. Gli manca qualcosa. Gli manca tutta quella, il mito della bellezza, no? Delle cose che uno può fare in città, gli manca tanto. E tante volte sta cercando di portare la città al suo paese e non lo fa sempre nella maniera più giusta, no? Allora lì vediamo una mancanza di vero contatto, perché quando lui va in città si comporta come un contadino, no? E quando torna al suo paese si comporta e fa come che sia un borghese. E per questo si riflette alla produzione, al paesaggio, all'architettura del suo paese, alla maniera che attua. Poi viene la gente della città, visita il paese, compra i suoi prodotti, vede che qualcosa non gli va, perché vede una piccola città in un paesino, no? È lì che deve intervenire. Questo è il dovere del cittadino, il buon contatto con il contadino e l'equilibrio tra di loro. È molto pure particolare, no? Specialmente l'Italia, io l'ho vissuto in una maniera molto forte, no? Della gente, dei giovani del sud che sono spostati al nord per studiare, lavorare, tutti, la maggior parte da zone di contadini e di piccoli villaggi, e dopo 10 anni sono diventati più borghesi dei borghesi. Hanno dimenticato il loro paese, hanno dimenticato la loro maniera di vivere prima, no? E quando tornano indietro portano la città, non rispettano più ormai il loro paese. Allora c'è la mancanza di equilibrio e di educazione su questa cosa.
Mm. Luca, Yorgos la mette molto sul piano di una netta scissione, se ho interpretato bene, cioè lui vede proprio due mondi che dovrebbero parlarsi di più, ma non lo fanno. Tu sei d'accordo con questa interpretazione? Guarda, abbastanza. Io ritengo che Giorgi dica una cosa molto giusta e credo anche che, come si diceva da noi nelle campagne, io sono figlio anche di papà, diciamo, botanico, comunque che aveva molto a che fare con l'agricoltura, che la terra è bassa, cioè la terra è faticosa. Noi ci siamo, come dire, gli uomini in qualche modo nel loro essere animali hanno esternalizzato quasi tutto, quindi oggi con le macchine si tende a fare tutto, ecco perché si spiana piuttosto che la fatica, no, di coltivare quei paesaggi che, come diceva Giorgi, sono faticosi. Il paesaggio ligure è un paesaggio faticoso. Il paesaggio lì, per essere sostenuto oggi, ha bisogno di una reinvenzione, ma non una reinvenzione, come dicevi tu Stefan, in cui io do dei soldi per far finta che sussista quel paesaggio, perché quello è la morte di quel paesaggio, sarebbe la, come dire, è la cancellazione di quel sistema. Bisogna invece L'ho detto reinventare. apposta. No, no, lo so benissimo che lo hai detto apposta però guarda che credimi che le politiche sono molto rivolte a questo, se tu pensi che la Svizzera lo fa veramente e anche l'Italia in parte lo invoca attraverso una cultura sbagliata della conservazione, bisogna invece reinventare che cosa oggi si può fare in questi luoghi per far sì che ovviamente si eviti cioè, come si può rendere affettivi questi luoghi così duri? Perché fare quelle scalette, mettere a posto quei terrazzamenti significa spaccarsi la schiena. Allora però io credo che ci siano delle possibilità, appunto attraverso ad esempio la produzione di altissima qualità, perché la produzione di altissima qualità non lavora sulla quantità, lavora sulla qualità, lavora sul fatto che io quel prodotto che fatico a coltivare, che seleziono attraverso una ricerca anche ambiziosa, culturale, cioè, ma in effetti però se non lo facciamo noi, non lo facciamo noi la Grecia, i paesi che hanno una cultura e una tradizione legata al cibo antichissima, ma chi lo può fare? Certo non gli americani, certo non gli asiatici, cioè, in realtà l'Asia ha una cultura anche lei ampia del cibo, però siamo noi che dobbiamo attivarla, cioè, non abbiamo chance, il paesaggio non è un Luna Park, non è un Luna Park, non c'è un gettone che io metto e vedo il mulo che scende le scale, ma bisogna convincere i giovani in relazione anche alla cultura, secondo me, storica di questi luoghi, nel riappropriarsi in maniera intelligente, anche sostenuta dalle nuove tecnologie, e lo stanno facendo. Cioè, secondo me la tecnologia deve servire a questo, non a bypassare i sistemi alle produzioni di massa. Serve invece a ritornare in maniera intelligente a un immaginario di qualità. Io sostengo la qualità, la bellezza, è l'unica nostra salvezza. I nostri paesaggi si sostengono perché sono più degli altri posti dell'invenzione, del mito, della mitologia, no? Chi più di noi, chi più della Grecia può vantare questo? Non so cosa ne pensate, ma io sono convinto di questo. Cioè la bellezza salverà il mondo, non certo non certo il ketchup, insomma. Stefan, posso, Certo, sì, vai. posso fare un commento? Sono d'accordo con Luca per il fatto della qualità, però io sono in generale dell'opinione che il cibo in generale deve essere di prima qualità, della migliore, però deve essere anche a buon baratto, cioè a buon mercato. Perché ormai viviamo il fatto che la qualità viene pagata, però alla fine non la viene pagata il produttore, ma tutto il resto, no? Che si occupa che vive, no? Intorno al produttore. E questo è una questione di economia e di come il sistema vero e proprio di economia funziona. Allora, per un'altra volta è una questione politica e per far cambiare questo bisogna essere come cittadini prima di tutto e come gli uomini dobbiamo essere politici.
quando dico politici, cioè di avere una voce, no? Sulle cose che stanno succedendo intorno a noi, che hanno a che fare sicuramente con il nostro cibo, il nostro ambiente e le nostre risorse. Allora, tutto parte secondo me da lì. Per esempio, questo si può fare sempre anche con organizzazioni in qualche maniera. Se i produttori, per esempio, erano abbastanza organizzati subito dopo il lockdown, potevano trovare una volta alla settimana uno di loro, per esempio, perché anch'io sono a favore del chilometro zero, no? Però non potevano spostarsi 100 produttori verso la città per portare i loro prodotti. Allora, uno per lavorare per tutti e la settimana prossima l'altro. Cosa vuol dire coordinazione? Parlare tra di noi, no? Prendere decisioni e dire a qualcuno lassù che prende decisioni che guarda, c'è un'altra possibilità pure, ascoltala. Allora, prima uomini politici, cioè attivi, e la qualità deve essere accesa a tutti, non a chi ha solamente soldi. Ok, chiaro. Però il lavoro in campagna, anche se è totalmente meccanizzata, totalmente industrializzata, a fatica e non guadagni un granché. Mm-hmm. E poi non dobbiamo dimenticare che specialmente in Europa che noi come consumatori non siamo tanto coscienti. Cioè andiamo in base a tutto quello che ci dicono alla televisione, in base alla pubblicità. Non riusciamo più a distinguere la qualità. Okay. E vediamo, scusa, ultima cosa con le idee e con i desideri creati principalmente dagli americani, no? Il cibo deve essere molto attraente, lucido, no? E conservarsi per 3 mesi. Cioè è impossibile comprarti un broccolo e dopo 3 mesi che ce l'hai in frigo non poterlo mangiare. Cioè com'è possibile? Capito? Non è possibile che la mela non sia di mezzo chilo, no? Lucida, rossa e anche dopo 14 mesi in frigo lo stesso buona senza che sia una patata, no? Cioè, certo. E questa è la nostra idea come consumatori. Senti, allora a questo mi riallaccio perché vi volevo fare un'ultima domanda per ritornare un po' al tema della città. È una domanda su cui in realtà avete già risposti ognuno di voi a modo suo, ma abbastanza chiaramente. E io volevo chiedervi cosa ne pensate di tutta una serie di esperienze che ci sono, di tentativi di riportare l'esperienza agricola in città. Pensavo che ne so, l'esperienza dei community gardens, perché un pochino permettetemi di contestare questo bashing USA, ci sono anche cose buone che arrivano dagli Stati Uniti. Certo, per carità, per carità. No, però, no, per esempio quello, anche alcune esperienze più giocose del guerrilla gardening, dove praticamente è chiaro che non può sostituire l'agricoltura quello, però forse, mi chiedo, può servire proprio a costruire quella consapevolezza, il fatto che io adotto una piccola aiuola magari di 40 metri quadri, non di più, e ci raccolgo le olive e i fichi. Magari non bastano, me ne mangio uno all'anno, però ho visto in città crescere un fico e questo forse alla lunga può servire a costruirla questa consapevolezza che tu sottolinei che manchi. Cosa ne pensate? Non so, forse Luca vuoi rispondere tu per primo?
No, preferivo che rispondessi Gheorghi, così poi mi allaccio rubo dalle sue parole. Allora dai, vai Yorgos. Vai, Gheorghi. Guarda, sì che lo puoi fare, sì che è una cosa bella, no? Però è una cosa per pochi. Cosa vuol dire? Che automaticamente, no, escludi o fai un'altra volta una cosa elitistica dentro della città. Di una città di 1 milione, magari 1.000 ne hanno questo bisogno. Allora, va bene se si trova un posto abbandonato e quei 1.000 persone si vanno a coltivare, però non puoi cominciare a disegnare o a cercare spazi dentro una grande città per distribuirli alla gente, così la gente ha questo, si sfoga in qualche maniera e nello stesso tempo ha l'idea che così in qualche maniera si può anche sfamarsi o venire più vicino alla produzione del cibo, non lo puoi gestire. Cioè, credo che la cosa più importante per un cittadino è quello di avere spazi liberi che sono per tutti, no? Che non hanno impiego di nessuno sforzo, no? E in più di lottare per un ambiente pulito, per un'aria pulita. Io coltivare le mie leccughe solamente io e non il mio vicino, perché che cosa è successo? Io ho trovato per primo quello spazio libero lì e l'ho occupato. È come andare in spiaggia e vedi l'unico albero, no? Ci stai sotto e poi dici a tutti gli altri no, non venite perché qui ci sto io. No, no, il cibo fuori dalla città è quello che crea i giusti rapporti tra il cittadino e il contadino, e la cosa è quello che mantiene il contadino in campagna, che è la cosa più importante, non più gente alla città. Le città non possono, però cosa farà il contadino se tu vuoi produrre anche quel poco a casa in città? Vogliamo sempre tante cose stando in città, cioè di essere autonomi del tutto. L'autonomia è buona come idea, però porta all'isolamento. Per questo in città, cioè, abbiamo bisogno di aria pulita, di spazi liberi e aperti però per tutti, e di non sprecare, cioè, tanta energia in città, perché abbiamo un accumulo di energia molto importante. Allora, alcune cose devono essere fatte fuori dalla città. Il cittadino deve uscire dalla città e così avrà il buon rapporto con la campagna a livello di produzione, a livello del paesaggio, a livello di tante cose. Questa è la mia opinione. Chiaro, grazie. Luca, tu... Ho sbagliato a farti parlare per primo perché hai fatto delle considerazioni, mi hai rubato tutte le considerazioni intelligenti. No, è chiaro che è una posizione quasi d'avanguardia, perché è evidente che molte delle politiche, come diceva Stefano, vanno quasi nel senso opposto, però ritengo che gli assunti che tu hai enunciato siano tutti validi, cioè che questa idea che la città possa appunto attivare vere forme, cioè è chiaro che sono più delle forme di hobbistiche, di passatempo, di investimento per, diciamo, della comunità per appunto come investimento di tempo, no? Più che
come vera e propria produzione. Ritengo poi anche vero che non debbano essere ovviamente vietate, anzi possono essere di ausilio, no, per molti, come dire, per molte classi sociali, per molte persone che amano anche appunto per molte condizioni di età diverse. Quindi io credo che, come sempre, nella giusta misura, però certo la campagna, la città non può sostituire la campagna e viceversa, la campagna hanno, come dire, due fisionomie che sono completamente diverse. E quindi io sì, credo che l'idea che nella città si possano sviluppare piani, diciamo, di sviluppo di orti urbani abbiano tutta una serie di limiti importanti, tra i quali certo questo qua della privatizzazione, perché è ovvio che se io, come dire, sottraggo delle superfici che sono di spazio pubblico e le do in qualche modo in concessione, seppur temporanea, a una parte molto limitata della popolazione, quello spazio lo sto andando a sottrarre al bene pubblico, quindi anche alla pressione demografica che è relativa a quello spazio. Quindi va bene, probabilmente, come già si sta facendo in molta parte dell'Europa, nelle zone marginali della città, però certo nelle parti più centrali, eccetera, mi sembra molto difficile da attuare questo ragionamento. Bene. Allora, nel frattempo sono arrivate un po' di domande dal pubblico, evidentemente sono stati stimolanti i vostri interventi, quindi ve ne pongo una prima, forse partendo proprio da Luca, perché lui aveva accennato a questo discorso poco fa. Il ritorno alla terra da parte dei giovani e l'impiego di strumenti tecnologici avanzati per produzione, comunicazione e distribuzione è una soluzione concreta per migliorare il sistema produttivo? Secondo me sì, è una condizione, non lo dico io, lo dicono, diciamo, le politiche anche agricole attuali, cioè nel senso che è il futuro. Cioè, io credo che la tecnologia in questo senso possa aiutare diciamo, a prendersi cura del proprio territorio, e il ritorno da parte dei giovani a una condizione anche agricola, ma anche, diciamo, ibrida. Cioè, io non sono convinto che si possa, ma ho degli esempi di colleghi architetti che sono tornati a fare gli agricoltori, ma lo fanno ovviamente con una visione diversa, forse, no? Che ha preso da una parte, assorbito dai loro nonni, dai loro avi, la cultura e la tradizione, anche l'affiatamento alla terra e la fatica alla terra, attraverso un'ibridazione che, ne so, fanno anche riturismo, quindi fanno anche turismo, quindi fanno anche produzione, no? Costruiscono il paesaggio, si prendono cura del paesaggio, lo custodiscono, ne prendono frutto sia dal punto di vista della produzione sia dal punto di vista, no, del loro usufrutto da parte di altre popolazioni. Quindi credo di sì, che sia il futuro. Cioè, io, tra l'altro, ci ho insegnato questo periodo che possiamo anche comunicare a distanza. Certo non è una condizione ottimale, ma è una condizione che funziona. Io vedo solo delle grandi prospettive in questo senso, speriamo che non ci sfuggano. Ok. Giorgo, forse vuoi dire qualcosa direttamente su questo, ma ti aggiungo anche subito un'altra domanda, perché ce n'è una... Io sono d'accordo con tutto quello che ha detto Luca. Già il semplice fatto che i giovani tornano in campagna, no? È molto importante, e dà un'altra aria, no? E non credo che sia importante che un giovane sicuramente che deve andare in campagna con il fatto dell'informazione, le nuove tecnologie, no, però con una certa principalmente con l'idea del rispetto, no? Un giovane il quale con un'altra testa, con altre visioni, torna in campagna, ha un'altra energia e con rispetto a se stesso e al posto dove va, può dare un'altra aria, no? Un altro, come si dice, tracciare un altro tragitto in quella zona lì, nella produzione. È molto positivo, però ci vuole rispetto.
Ottimo. C'è un'altra domanda a cui Luca, senza saperlo, ha già in parte risposto, e te la leggo che forse puoi dire due parole tu. Che ne pensate della figura dell'agricoltore arricchita con altre attività come il turismo o la piccola produzione artigianale? Sì, quello che diceva Giorgi, cioè, assolutamente sì, cioè, non vedo alternative, nel senso che poi ci saranno sempre coloro i quali diciamo, privilegeranno uno degli aspetti, chi ovviamente più la produzione turistica e chi invece più la produzione diciamo, agricola, però secondo me ibridare le cose, cioè secondo me i meticci, i collage sono sempre il frutto della cosa più bella, cioè è inutile di nascondersi, cioè, ma anche l'agricoltura è piena di ibridi, di sperimentazioni, di innesti, di cose, per cui va bene così, cioè, secondo me sì, bisogna perseguire questa strada. Sei d'accordo, Yorgos? Io non sono d'accordo. Me l'aspettavo, sai? E mi spiegherò, no? Bene. L'agricoltore deve essere un agricoltore. Quando comincia ad entrare in altri tipi di income, no? Sta cercando di come guadagnare un po' di più di soldi, per esempio con il turismo o con l'artigianale che qualcuno deve venire là per comprarlo principalmente, stai cominciando a vendere qualcosa di te stesso, a parte la tua produzione. È lì che diventi folk, dici guardate come io lo faccio bene qua, guardate che bel posto che io ho, che bella casa, che bel paesaggio, come faccio bene cose con le mani. Stai cominciando a vendere e in realtà vendi una parte di te stesso, invece la tua energia doveva essere concentrata alla produzione, perché stavamo parlando prima di qualità. Per avere qualità la tua produzione devi essere dato a quella cosa lì. Quando tu vedi che la gente pensa, ma ok, ma faccio anche un bed and breakfast, ma anche faccio 2 braccialetti e li vendo a chi viene là, vuol dire che non ce la fa con la produzione, non riesce a vivere, a sopravvivere, deve aggiungere qualcos'altro per guadagnare e comincia in realtà a vendere casa sua, parte della storia del suo posto e si perde l'equilibrio. Mm-hmm. È meglio se nel paese c'è uno che ha un albergo, no? Che è l'alberghiere e vende i prodotti dei produttori della zona, no? E che i turisti possono fare un giro là nel paese, nelle campagne e parlare con la gente invece che ognuno, perché alla fine ognuno se lo fa da solo, no? Quindi sei perché il turista, tutti andiamo per il turista alla fine, no? Perché verrà a casa mia e non a casa tua? Che noi siamo vicini e produttori. Mm-hmm. Succedono queste cose in pratica. Allora, no, una cosa sola, secondo me. Quest'ultimo aspetto che hai detto è molto interessante perché comunque vedi una rete di collaborazioni, quindi tra contadino, albergatore, cioè la comunità di un paese, perché tu hai fatto l'esempio del paese, ma comunque una qualche comunità può collaborare specializzandosi. Se ho capito bene il tuo discorso è un po' questo. Appunto. Una questione molto importante che si è vissuto in zone come per esempio in Australia, dove hanno cercato comunità o paesi di essere autosufficienti, no? O anche aziende in qualche maniera isolate, no? Dove dicevano io produco il mio cibo, avrò la mia acqua, allevo delle pecore, faccio la lana, mi faccio i miei vestiti, faccio tutto io da solo, ho la mia energia solare o di vento, ce la faccio con l'energia, no? Allora, si sono isolati totalmente. L'autosufficienza ti isola.
Ok, giusto. E occuparti di tante piccole cose, no? Con l'idea che tutti lo possiamo fare, ti isola. E quando devi affrontare come società, come paese, come città, delle situazioni molto molto importanti, ognuno guarda il suo negozietto, la mia produzione, la mia casetta, la mia questo o l'altro, e non riesce a coordinarsi, a collaborare e a scambiare 2 o 3 parole con l'altro. Avere un, come si dice, non uno scopo comune, però c'è la parola che mi manca, scusatemi. Comunque lo scopo comune Sì, in qualche modo c'è, non è... Sì. ci può stare. Sentite, c'è in realtà un'ultima domanda dal pubblico che però è una domanda un po' spinosa perché potrebbe giustificare una puntata da sola. Io ve la voglio fare lo stesso e vi prego di dare delle risposte proprio spot, proviamoci. Allora, parto da Luca. Come vedete cambiare la coltivazione e produzione del cibo con il cambiamento climatico, particolarmente nel nostro clima mediterraneo? È una risposta che appunto richiede veramente una riflessione importante. Io dico che mentre quello che ci è successo adesso è stato, come dire, un evento molto drammatico ma molto rapido, e noi lo abbiamo visto e lo abbiamo toccato e lo stiamo valutando, chi più chi meno, ma con appunto prendendo, diciamo, tutte le precauzioni, tutti gli accorgimenti del caso. Io credo che il problema del clima e delle produzioni, ecco, gli uomini non hanno così tanta lungimiranza, o perlomeno, diciamo, la società contemporanea tendenzialmente brucia rapidamente un tempo molto vicino a se stessa, cioè a un orizzonte temporale di molto, cioè non ce la facciamo diciamo, avere una produzione decennale, e quindi chiaramente questa cosa ci è più imposta che non è, diciamo, invece ragionata, cioè in cui uno si mette e capisce quali sono, perché purtroppo il cambiamento climatico avrà certamente un suo ulteriore decorso, per quanto uno possa, e questo succederà, riorganizzarsi, e succederà secondo me in virtù del fatto che ci saranno anche degli eventi molto, molto duri per l'umanità. Però ripeto, a breve termine secondo me non abbiamo ancora la lungimiranza di capire quali sono questi effetti, e quindi di decidere quali saranno poi i cambiamenti, che però sono in atto, sono in corso. Okay. Yorgos, tu forse li tocchi anche già con mano, non so se vuoi dire qualcosa. Guarda, sì, i cambiamenti sono quasi drammatici. E ci troveremo davanti a cambiamenti molto, molto importanti. Sicuramente nessuno smetterà di produrre, però tutti i produttori prima di tutto saranno molto più flessibili e devono essere più flessibili. Le zone tradizionali di coltivazione di certe spezie cambia, e quando vedi che insisti e non ce la fai più, invece si faceva da 1000 anni, vuol dire che arrivò il momento di cambiare. Uno non può farlo da solo, per questo è un'altra volta molto importante la collaborazione e le associazioni, e qualcuno che da guida, no, dà una opzione per i prossimi 20 anni. Sicuramente vedremo tante colture tradizionali che si abbandonano, vedremo tante produzioni che saranno sotto coperta, no? Per proteggerle in realtà da questi cambi del tempo molto, molto forti, e sicuramente dobbiamo cominciare a gestire principalmente l'acqua e la temperatura in una maniera diversa. 2 elementi molto molto importanti, no?
per l'agricoltura. Per finire, era molto uscito su un giornale di Livorno uno studio, no, dell'Università di Pisa, della facoltà di agraria, che loro avevano dei dati delle ore di accumulo di freddo di un alboricochietto che hanno sperimentale da 50 anni. Allora loro registravano, no, tutte le temperature ogni giorno per 40 anni. E ora con la nuova tecnologia che le hanno potuto vederle tutte insieme, è lì che si vede in una maniera molto molto brutta il cambio, no? Il cambio delle temperature, l'aumento delle temperature, no? Nel corso degli ultimi anni. Un albero ci dice cosa sta succedendo, per esempio, l'albicocco in questo momento. Su questo si potrebbero aprire tanti altri discorsi, perché anche questi non sono aspetti nuovi, sono cose che poi nel ciclo dell'umanità, della storia dell'umanità, sono sempre risuccesse, questi eventi di collasso e di riorganizzazione. È chiaro che poi chi ci sta dentro e chi le vive in quel momento, le vive, sono drammatiche, non c'è dubbio, e bisogna trovare risposte nell'immediato. Oggi qualche risposta l'abbiamo trovata, soprattutto abbiamo sollevato un bel po' di domande e di questo sono molto contento. Io direi che ci fermiamo qua e vi ringrazio moltissimo per la disponibilità e per questo bel dibattito. Con la prossima puntata, tra una settimana, il 2 giugno, ci richiudiamo un po' in casa da questo excursus che abbiamo fatto oggi in campagna. Torniamo al dentro e parleremo di comfort, climate e indoor health. Quindi più Luca, io vorrei, Stefano, è stato un piacere parlare con te. Anche per me. Stefano, grazie mille. Grazie infinite. Prima di tutto del tuo sforzo, non solamente oggi, ma di tutte queste puntate che sono, credo, molto importanti per chi le segue e per chi le seguirà. Grazie, ti ringrazio. Grazie, ti ringrazio. Stimolante. Grazie dell'invito. Ciao. Ciao.